Non è detto che dobbiamo copiare il nostro cervello per avere una coscienza, può anche emergere casualmente e lì le conseguenze non possono essere prevedibili. Coscienza è il sapere della nostra esistenza, sapere che esisti. Il Cartesio l'ha chiamato cogito ergo sum. Se vogliamo metterlo in una metafora, tutti abbiamo l'impressione che esistiamo dietro ai nostri occhi e tra le nostre orecchie. Questa persona ha un nome, si comporta con un certo modo, ha delle preferenze, ha delle esperienze, può immaginare il futuro, può ricordare il passato, può avere una preferenza per la pizza, per la pasta, può avere una squadra da tifare, può avere una vita sociale, può avere i legami con il suo ambiente. In termini generali, potremmo dire che la coscienza è la consapevolezza di noi stessi e del nostro ambiente circostante. Questa esperienza tutta in complesso la chiamo coscienza. Ad esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe essere più efficiente degli esseri umani nella valutazione delle biopsie in alcuni casi. Però la differenza è questa: valuta con un modo quantitativo, qualitativo i campioni, ma non ha sentimenti per i pazienti. Un medico può avere empatia, può immaginare anche una diagnosi fuori dagli schemi o dalle linee guida. Può immaginare anche una cura. Le differenze risiedono negli aspetti della presa di decisione, della adattabilità, del ragionamento etico e dell'intelligenza emotiva. È molto difficile perché non sappiamo bene come funziona. Ma se l'obiettivo dell'esperimento è mimare, replicare la coscienza in laboratorio, è impossibile con le tecnologie esistenti perché non sappiamo come funziona. È come l'occhio girare e studiare se stesso. Noi usiamo la coscienza per capire come funziona la coscienza e dopo cerchiamo anche di mimarla. Uno dei problemi molto più importanti in questo campo è capire come immerge dai nostri neuroni la coscienza. Se fermassimo un attimo per vedere cosa c'è proprio nella nostra testa, nel nostro cervello, ci sono solo neuroni. E cosa c'è di particolare con questi neuroni? Sono cellule come tutte le altre cellule del mondo. Le puoi isolare, coltivare in laboratorio, metabolizzano, mangiano, respirano, fanno tutto come le altre cellule. Però se le metti insieme creano questa esperienza. E questo non sappiamo come si fa. Lì entra nel gioco la fisica e dice di cosa sono fatte queste cellule. Molecole di atomi come tutto il resto dell'universo. Protoni, elettroni, neutroni. E cosa c'è di diverso tra queste molecole che abbiamo nel cervello e questo, il resto, i muri, eccetera? Forse è una questione di ordine. Se le metti in un organismo vivente, con un certo ordine, fanno emergere questa esperienza. Se diciamo, lo facciamo come un esempio, se immaginiamo adesso un elefante volante rosa, immaginiamolo. Come è emersa questa immagine? Dai nostri protoni, elettroni e neutroni. Questo è un problema molto importante nel campo delle neuroscienze, perché è uno dei problemi fondamentali della coscienza, come emerge dalla materia un'esperienza di questo tipo. Se non riusciamo a capire come funzionano queste cose, non saremo mai in grado di ingegnerizzare la coscienza artificiale. Forse non saremo mai in grado di farlo, però forse emerge un giorno dalle molecole, dagli atomi informatici, dal computer, con un modo misterioso come emerge dal nostro cervello, dai nostri neuroni, casualmente. Non è detto che dobbiamo copiare il nostro cervello per avere una coscienza, può anche emergere casualmente.
È una questione di probabilità però, forse la probabilità, non so, è molto bassa per succedere, però se pensate a questa cosa, la possibilità per avere un universo cosciente è molto bassa. C'era solo quell'energia lì che poteva fare questa cosa. Dopo si è formata la vita, anche quello, aveva una probabilità molto bassa. I nostri antenati hanno attraversato il mondo, Africa, Termopili, Roma, hanno girato tutto il mondo, guerre, prima, seconda guerra mondiale, tutti i nostri antenati sono sopravvissuti e siamo noi qua oggi a fare questa intervista. Quali sono le probabilità? È quasi improbabile, però è successo. Quindi quando parliamo di probabilità in scienza, una probabilità esiste.